Stamattina mentre facevo colazione ho letto un articolo che mi ha incuriosito. Era un articolo che parlava della scomparsa degli incantatori di serpenti. Ho detto, ah, interessante, magari ne parlo nei 3 minuti grezzi. Poi però sono andata a scavare, a vedere un po' di che cosa si trattava e mi è venuto un magone, mi è venuto un malumore terribile perché non sopporto bene le storie di maltrattamento di animali e peggio. E quella degli incantatori dei serpenti è una storia del genere. Tra l'altro, allora, stanno scomparendo perché è vietato dagli anni 70, perché quelli che si chiamano incantatori, in effetti, stordiscono i serpenti, fanno delle pratiche terribili che non voglio dirvi perché mi fa impressione solo semplicemente parlarne, oppure le estraggono le sacche del veleno che poi vendono a altissimo prezzo perché vengono utilizzate per fare l'antidoto al veleno. Insomma, una storiaccia triste, lugubre, anche se in alcune parti, non tanto dell'India, ma del Bangladesh e di un altro posto che adesso non mi ricordo, i serpenti, questo tipo di serpente, rientra nell'ambito di questi cerimoniali religiosi. Ecco, spunta sempre nuovamente la religione che chi mi conosce lo sa, non sono una persona religiosa, considero le religioni alla stregua di qualsiasi altro storytelling. Quando si fanno le guerre di religione, per me è sempre la guerra a chi ha l'amico immaginario più forte, come se si litigasse perché a me piace Superman e a te piace Batman o Catwoman nel mio caso, che mi piace di più. Sì, quindi questa cosa qua dei serpenti che mi ha affascinato perché avevo in mente immagini un po' da esploratore occidentale che va a distruggere l'habitat altrui e che vede l'indianino di turno che con questo piffero a 2 canne si muove, che poi si sa che i serpenti sono sordi, più o meno sordi, o comunque non sentono i suoni o al di sopra o al di sotto di una certa frequenza, quindi seguono le vibrazioni e il movimento. Sì, io da occidentale che le cose le sa e che si informa, e questa è una cosa molto ironica quella che ho appena detto, quindi prendetela con molta ironia, io dal mio pulpito dico no agli incantatori di serpenti, anche se sono pratiche religiose, soprattutto se sono pratiche religiose. Viva Voltaire, viva l'enciclopedia, viva Diderot, non me ne vengono altri in mente illuministi, che poi anche loro avevano le loro pecche. Vabbè, Molo qui sta facendo ancora molto caldo, mi ha dato un po' la testa, ve ne sarete accorti,